Questo video è stato realizzato per mostrare come si sostituisce il tergicristallo posteriore di una Alfa Romeo Stelvio. Lo sto facendo perché in effetti ho avuto qualche problema a capire come smontare il tergicristallo. Nelle istruzioni non c'è scritto come si smonta il tergicristallo posteriore, quindi ho cominciato a cercare online, ma non ho trovato nessun tutorial video, quindi ne sto facendo uno adesso. Io l'ho già smontato, ho già sostituito il gommino, ma vi faccio vedere quali sono i passaggi per poterlo smontare correttamente. Allora, la prima cosa da fare è sganciare il fermo del braccetto in maniera tale che il braccetto possa muoversi liberamente, altrimenti non riuscite a muoverlo. Dopodiché si deve, con un movimento molto particolare, si deve sganciare il braccetto qua. Io l'ho già sganciato, ve lo faccio vedere così capite come è sistemato il gancetto. Il gancetto ha questo perno rotondo qua dentro e va qua su su questa parte qua del braccetto. Quindi il movimento che deve essere effettuato per sganciare il tergicristallo è un movimento simile a questo, così. Ma il perno è abbastanza duro, quindi dovete aiutarvi senza rompere il braccetto. Fate attenzione a non rompere il braccetto, dovete tenere il braccetto da un lato e tirare, eventualmente aiutandovi anche con un cacciavitino, sganciare il perno. Ho letto da qualche parte che per aiutarvi potreste utilizzare un lubrificante da spruzzare dentro prima di tirare, tipo un WD 40 o qualcosa del genere. Quindi comunque una volta sganciato il tergicristallo, l'elemento, questo è quello che vi resta in mano. Un'altra particolarità del gommino è che non è un gommino standard come quelli che si comprano per esempio su Amazon o in altri posti e che hanno quindi il caucciù dritto, ma è un gommino che ha questa forma qui. Questo è già stato rimosso, ho messo quello nuovo. Quindi questo gommino in effetti entra nel meccanismo qui, se voi vedete, in questa parte qua è più largo e si aggancia con dei dentini, un dentino qua, un dentino qua, si aggancia qui e qui. La dimensione del gommino è di circa 32, più o meno 32 centimetri. Poi se avete 32,5 o 31,5 dovrebbe essere più o meno la stessa cosa. E l'operazione per lo smontarlo è più o meno simile a quella che viene fatta per smontare quelli anteriori. Si devono staccare i due stop esterni. I due stop esterni sono agganciati tramite dei dentini, adesso ve li faccio vedere. Voilà, quindi per togliere lo stop dovete fare una leggera pressione con un cacciavite, più o meno qua sul laterale, e spingete verso l'esterno. Spingendo, prima si sgancia da un lato e poi si sgancia dall'altro. Sono agganciati qua, vedete qui con questi dentini qui, quindi nel momento in cui capite qual è il meccanismo, come erano montati originariamente, riuscite anche a smontarli facilmente, senza romperli ovviamente. L'operazione si deve fare sia sul destro che sul sinistro. Una volta arrivati a questo punto è più o meno semplice fare tutto il resto. Sganciate tutto il caucciù che è tenuto dalle due lamelle metalliche, queste due lamelle qua, questo e questo. Dimenticavo, una volta tolto lo stop si può togliere anche il supporto, quindi la parte diciamo rivestimento esteriore. Questo è il rivestimento, c'è a destra, c'è anche a sinistra, voilà, e vi resta quindi il caucciù nudo con le lamelle. A questo punto, una volta tolto il tutto, sganciate, diciamo, rimuovete le lamelle, il caucciù, rimontate il nuovo caucciù e rimettete dentro. Il nuovo caucciù ovviamente non avrà gli stop, io l'ho messo così,
senza stoppini, senza lamella, diciamo, di plastica, ma funziona lo stesso, non ci sono altre alternative. E poi rimontate il tutto a misura, rimettete gli elementi, mettete l'elemento qua sopra e poi richiudete il tutto. Una cosa importantissima: queste lamelle sono molto taglienti, se vengono prese male e se vi scivola la mano mentre provate a estrarle, quindi fate attenzione a mettere dei guanti protettivi. Allora, vi consiglio dei guanti protettivi così per tenere le lamelle, perché altrimenti rischiate di tagliarvi. Una volta finito il lavoro mettete il coperchietto, poi mettete lo stoppino qua, voilà. Finito, pronto. Ritorniamo alla macchina, mettiamo questo qua, facciamo clac. Vabbè, esercitando un po' di forza ho fatto il clac. Ho sbagliato, per esempio. Il clac si deve fare nella posizione corretta, altrimenti questo piccolo gancetto qui non entra correttamente. Quindi adesso ci riprovo, vediamo. Perfetto, la spazzola è rimontata. Confermo quello che ho detto prima: spingete in maniera tale che il cilindro si agganci nuovamente sul gancio interno del braccetto, e poi potete spingere la spazzola così in maniera tale da farla bloccare internamente. Richiudiamo, finito. E voilà, funziona. Spero di esservi stato utile con questo video. Ciao.